Ciao e bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi parleremo degli usi e delle proprietà della malva nel Medioevo. La malva silvestris fa parte della famiglia delle malvacee. Il suo nome deriva dal verbo latino mollire, che significa rendere morbida, in relazione alle proprietà emollienti e lenitive della pianta conosciuta sin dai tempi antichi. Silvestris invece perché cresce nei luoghi selvatici. È una pianta erbacea biennale o perenne, possiede un fusto densamente coperto da peli, foglie lombate più o meno grandi e fiori di colore rosa lilla che fioriscono da maggio ad agosto. È tra le piante più comuni che si possono reperire allo stato selvatico ed è utile sia in cucina che in fitoterapia. Esiode e Teofrasto la citano come cibo semplice e povero perché era più che altro un'erba da mangiare. Nella medicina tradizionale mediterranea era considerata un'erba umida e equilibrata tra il caldo e il freddo. Marziale invece la usava per dissipare i postumi di bagordi e vizi. Cicerone e Catone la mangiavano in grande quantità. Plinio la considerava una vera e propria panacea, con azione anche afrodisiaca, e Galeno la descrive come ingrediente della dieta con proprietà emollienti e lassative. L'imperatore Carlo Magno la volle nel suo orto di piante curative e ne faceva raccogliere i fiori, le foglie e le radici. La scuola medica salernitana invece la lodava perché risana e scioglie il corpo. Come ben spiegato nel libello di Alberto Magno, veniva impiegata per verificare la verginità delle fanciulle, che si facevano urinare su una pianta di malva che, se si fosse seccata, indicava senza indugio che la ragazza era corrotta. Era considerata anche una pianta magica di protezione, tanto che veniva sotterrata nei pressi delle stalle per proteggere il bestiame, o le sue radici venivano avvolte in un panno nero e portate con sé come talismano di protezione. La pianta ha proprietà medicamentose ed è una delle piante più utilizzate in fitoterapia perché si tratta di un rimedio in grado di alleviare molti sintomi. Ha proprietà emollienti, calmanti, antinfiammatorie, leggermente lassative ed espettoranti, non presentando effetti collaterali e adatta a chiunque, dalle donne in gravidanza ai bambini piccoli. In epoca medievale i suoi principi attivi erano il rimedio contro artriti, ascessi, infiammazioni gengivali, stitichezza e obesità. Hildegarda de Bingen diceva che la malva da ogni malattia salva. La prediligeva come purea cotta per facilitare la digestione e dissuadeva dal consumarla cruda in quanto nociva. Inoltre la descrive come rimedio per la malinconia, consigliando di pestare in un mortaio della malva e 2 volte tanto di menta con un po' di olio di oliva e di aceto. Di mettere tutto in testa dalla fronte alla nuca e di lasciarla con una benda. Lo si faccia per 3 giorni rinnovando l'olio di oliva e l'aceto fino a quando si starà meglio. Il succo della malva dissolve la malinconia, l'olio di oliva lo fa seccare, l'aceto invece estrae la malinconia e tutti gli elementi insieme mitigano il mal di testa. Il video di oggi è giunto al termine. Per Aspera d'Astra iscrivetevi al nostro canale e lasciate un bel like. Non dimenticate di attivare la campanellina qui sotto e di seguirci su Instagram e Facebook. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!